Ciao, io sono Andrea Saffirio. Oggi continueremo il discorso già iniziato nello scorso video riguardo l'arrangiamento per piccolo gruppo. Nello scorso video abbiamo analizzato l'arrangiamento che ho fatto di Aeronel di Thelonious Monk e abbiamo stilato una lista di possibili tecniche da utilizzare in fase di riarrangiamento. Oggi prendiamo ad esempio un arrangiamento di Virgo, che è una ballad di Wayne Shorter, e andremo ad aggiungere altri elementi alla nostra lista, quindi in descrizione già puoi trovare il link al file aggiornato, quindi aggiornato a questo video, con gli elementi, le tecniche che si possono utilizzare, che abbiamo tratto da Aeronel, più le tecniche che si possono utilizzare che abbiamo tratto da Virgo. Mano a mano che andiamo avanti e analizziamo altri brani, questa lista si arricchirà sempre di più e diventerà veramente una cassetta degli attrezzi molto utile e molto nutrita, specialmente quando uno magari sta cercando delle idee su un brano che vuole riarrangiare e non vuole cadere nei soliti stilemi, nelle solite abitudini che si hanno di arrangiamento. Quindi magari avere una lista di cose che si possono fare in qualche modo può aiutare a uscire un po' fuori dagli schemi, dalla propria abitudine, o comunque può far venire delle idee. Cominciamo subito. Allora, intanto Virgo è una ballad ed è un brano contenuto nell'album Night Dreamer di Wayne Shorter. Se non lo conosci ti lascio il link in descrizione, così te lo puoi andare a sentire. Allora, per prima cosa, Virgo è una ballad in origine. Primo elemento del nostro arrangiamento, stravolgere completamente l'andamento ritmico, che è una cosa, devo dire, che non ho scoperto l'acqua calda, comunque è una pratica anche abbastanza frequente nelle ballad e credo che derivi dal fatto che le ballad in particolare generalmente sono dei brani con una melodia particolarmente cantabile e con delle armonie o sofisticate o comunque ricche di colori, e quindi in qualche modo il cercare di cambiare l'andamento ritmico secondo me deriva dal provare a enfatizzare questi elementi vedendoli sotto un'altra luce. Nel mio caso ho scelto un andamento even eight decisamente più rapido rispetto al tempo originario, ma ci sono altri esempi, anche delle ballad più famose come ad esempio Body and Soul rifatta bossa nova, oppure even eights, o magari in tre quarti lento. Per esempio c'è una famosa versione di Pannonica di Thelonious Monk suonata da Chick Corea nel suo celebre album Now He Sings, Now He Sobs. Lascio il link in descrizione anche a questo album perché è un altro album veramente bellissimo che merita di essere ascoltato. E è un brano con una melodia molto cantabile ma veramente ricco di accordi, già al tempo ballad, e Chick Corea lo suona insomma a un tempo medium swing abbastanza vivace, quindi veramente il brano cambia completamente prospettiva. In questo caso invece abbiamo detto optiamo per un even eight decisamente più rapido rispetto al tempo ballad. Quindi vediamo le prime battute che nell'originale suonano più o meno così. Poi segue un'altra frase simile, ok, e poi successivamente la sezione B. Quindi cominciamo intanto col dire, ad aggiungere alla nostra lista, cambiamento di andamento ritmico, che era una cosa che già avevamo visto. In questo caso in particolare possiamo dire da ballad a even eight, oppure possiamo anche vedere questo cambiamento sotto un altro punto di vista, quindi non solo il cambio di stile ritmico se vogliamo, ma anche il cambio di velocità. Quindi possiamo riassumere questo cambiamento in due elementi che sono cambio di andamento ritmico e cambio di velocità. Quindi alla nostra lista generale poi andremo ad aggiungere solo cambio di velocità, perché cambio di andamento ritmico già l'avevamo visto nel video su Aeronel. Quindi intanto la melodia nel mio arrangiamento si muove in questo modo: 1, 2, 3, 4. Quindi decisamente più rapida. Ho suonato solo la mano destra perché in realtà, per non sovrapporre troppi elementi, perché in realtà che succede? Che l'armonia anche è stata
leggermente cambiata. O meglio, per assecondare questo andamento ritmico che alla fine, diciamo, ha una scansione abbastanza precisa ed è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Diciamo che è un andamento che può essere tipico del baiao, che ha questo andamento ritmico qua, 1, 2, 3, 4. Oppure anche, diciamo, di alcuni tipi di musica non solo brasiliana ma anche afrocubana. Non ci addentriamo troppo comunque. Quindi per sottolineare questo movimento ho deciso di aggiungere un cambio d'accordo dove in realtà l'originale non lo prevede, quindi l'originale prevede un Fa maggiore per entrambe le prime note e poi Si bemolle minore. Io ho deciso di mettere 2 accordi per battuta, quindi un accordo per ogni nota del tema, cercando anche di uscire un pochino dalla tonalità. Ora, questo non è un pezzo veramente tonale, insomma un pezzo di Wayne Shorter con il suo linguaggio armonico già molto colorato. Ho voluto spingerlo ancora un po' più in là nella sovrapposizione di tonalità con, diciamo, se vogliamo pensare a degli interscambi modali o qualcosa del genere. E quindi abbiamo, diciamo, in questo caso potete anche semplicemente pensare, se vi fate guidare dall'orecchio, a la nota della melodia come una delle possibili note dell'accordo o estensioni di un qualsiasi altro accordo. Si può pensare veramente solo al colore e magari al movimento dei bassi, che in questo caso è che, diciamo, comunque certamente è una melodia misteriosa se prendiamo la melodia del basso, ma comunque ha un carattere melodico. Quindi abbiamo cosa mettiamo nella nostra lista? Riarmonizzazione. Intanto per rivisitare questo brano con questo tempo è venuto più naturale estendere la prima frase a 5 battute invece che 4, quindi già questo è un cambiamento, diciamo, il tema scorre ed è musicale, quindi non sembra una forma troncata o allungata artificialmente, però ne cambia comunque la percezione, quantomeno inconsapevole. Quindi possiamo anche aggiungere, estendere o accorciare la lunghezza delle frasi o comunque la forma in generale, quindi in questo caso da 4 battute a 5. Ora segue una frase che, come dicevo prima, è una risposta alla prima riga, se vogliamo, quindi le prime 4 battute del tema originale, nel nostro caso le prime 5, e quindi la tentazione di armonizzarla con lo stesso criterio, quindi mettere un accordo sulla prima nota, un accordo sulla seconda e poi e così via, era forte, ma forse non sarebbe stata la cosa più interessante dal punto di vista musicale. Quindi per cercare un po' di contrasto ho optato per un'altra soluzione, ovvero una risposta della linea di basso con un appuntamento ritmico anche con la batteria. Come suona? Intanto l'originale abbiamo detto che è nel riarrangiamento invece abbiamo anche qui riprendiamo l'accento ritmico che abbiamo preso prima, quindi prima era e adesso. Quindi in qualche modo manteniamo questa simmetria, però non la assecondiamo del tutto, perché la prima parte della frase, invece di essere armonizzata nota per nota, è armonizzata, diciamo, è orchestrata con questa risposta di basso con l'accento di batteria sul levare del 2, quindi cosa aggiungiamo alla nostra lista? Linea di basso specifica e anche appuntamenti specifici, che quindi possono voler dire dei colpi obbligati, degli appuntamenti ritmici obbligati per la batteria, per la sezione ritmica in generale. Potrebbe essere per la sinistra del pianoforte, per la chitarra o anche per uno strumento che fa magari una contromelodia anche semplice. Quindi diciamo sostanzialmente già nelle prime 10 battute, che corrispondono alle prime 8 del brano originale,
abbiamo già quasi tutti gli elementi caratteristici di questo arrangiamento, quindi ricapitoliamoli. Abbiamo detto cambiamento di andamento ritmico e cambiamento della velocità, è sensibilmente più veloce, quindi da ballad swing a even eight e da tempo ballad a un tempo comunque medio, insomma abbastanza vivace. Estensione della forma, quindi da 4 battute per frase a 5 battute per frase per dare un respiro diverso. Poi abbiamo detto riarmonizzazione, abbiamo aggiunto degli accordi di movimento che uscissero leggermente dalla tonalità per aggiungere un po' di colore, mantenendo degli appuntamenti ritmici sia nel tema che con la sezione ritmica abbastanza specifici, in particolare nel caso della seconda frase, quindi delle seconde 5 battute, quindi appuntamenti ritmici specifici e linea di basso specifica. Andando avanti, il brano si sussegue, diciamo l'arrangiamento di questo brano si sussegue più o meno riutilizzando sempre queste idee, il che a mio avviso non è un male, perché comunque mettere in campo troppe idee può rischiare di diluire l'effetto delle scelte che si fanno in qualche modo, quindi mantenere un certo tipo di coerenza, ovviamente bilanciato con la varietà in modo da non essere troppo ripetitivi, secondo me aiuta a dare struttura, dare un senso di coerenza appunto al brano e all'arrangiamento. Quindi tutti questi elementi vengono un po' riutilizzati. C'è una cosa in particolare a un certo punto nella sezione B che è una piccolissima compressione, sostanzialmente manca un quarto, perché abbiamo detto che c'è questa figura che rientra abbastanza spesso che è 1, 2, 3, 4. Quindi sostanzialmente battere dell'1, levare del 2, battere del 4. Questo anticipo sul 4 è sempre percepito come un anticipo, ma ho pensato che accorciare i tempi e per una volta farlo sembrare un battere dando una sorta di slancio togliendo questo quarto potesse essere una scelta interessante in un determinato momento centrale del brano. Quindi prima parte della B. E poi arrivati a questo punto dove ci aspettiamo tan, 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 arriva questo ritmo ma con una connotazione diversa perché manca un quarto appunto. Quindi arrivati a questo punto abbiamo e riprende la A. Ora vi provo a far sentire tutta la sezione B. Riprende la A. Quindi diciamo che è successo? Abbiamo utilizzato questi appuntamenti ritmici, poi di nuovo qui potevamo effettivamente suonare tutti e tre i colpi, quindi però sarebbe stato forse un po' troppo pesante, quindi abbiamo deciso di alleggerire, diciamo anche in maniera abbastanza spontanea, non è stato tutto così programmato, devo dire. Togliere alcuni dei colpi in questi appuntamenti che ritornano spesso in questo ritmo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, questo ritmo qui che torna spesso, dicevo, tipo baiao. Ogni tanto togliamo uno dei colpi, in particolare con la batteria e col basso, quindi ovviamente io la melodia la suono, però in realtà con la mano sinistra e col basso suono solamente il secondo e il terzo colpo. Dopo questo abbiamo questa compressione, appunto, quindi una battuta da 3/4 seguita da una parte dove la melodia è, dove appunto torna un altro elemento, ovvero la linea di basso obbligata, sempre nello stile che abbiamo visto nella seconda metà della A, quindi fondamentale, quinta e nona, a partire dal levare del primo movimento, quindi. E che succede poi? Che si ripete una A esattamente come la prima A, quindi non ve la faccio risentire, e andiamo a una C, dove il tema riprende questa idea del ta-ra-tam, sempre questo ritmo qui, e abbiamo deciso di cambiare un po' gli accordi andando a creare una linea di basso più o meno discendente, riprendendo anche un po' gli accordi originali dove però appunto nella forma sono distribuiti in maniera un po' diversa.
quindi abbiamo scelto anche alcune qualità di accordo un po' più particolari. Per esempio il primo accordo è un Re bemolle major 7 con la quinta diesis, per secondo me aggiungere un po' di drammaticità al momento finale di questo tema, appunto. Inoltre, siccome tutta questa parte si basa su questo ritmo sempre, quindi tararatam, tarararatam, abbiamo deciso di sintetizzare un altro dei colpi, non togliere il primo e suonare il secondo e il terzo, ma togliere il secondo, quindi suonare il primo e il terzo, quindi tarararatam, che forse diciamo, è più affermativo, si presta meglio alla parte finale dell'arrangiamento. Quindi abbiamo una risposta di basso obbligata e poi anche qui un altro elemento che ritorna come l'inizio della B, quindi nota, risposta. A questo punto uno si aspetterebbe tan, tararan, taran. Quindi a questo punto uno si aspetterebbe quindi che il Re minore arrivasse dopo la nota del tema. Invece per contrasto, dopo aver generato questa aspettativa del tema risposta, l'accordo arriva insieme al tema come colpo finale, che diciamo è in anticipo e lascia anche un po' di sospensione prima dell'inizio poi dei soli. Quindi ricapitolando, quali sono le nostre tecniche che possiamo aggiungere alla lista, che ripeto puoi scaricare qui dal link in descrizione, la lista aggiornata. Cambiamento dell'andamento ritmico da ballad a even, cambiamento della velocità, quindi del tempo da lento a abbastanza veloce, poi abbiamo detto riarmonizzazione, linee di basso specifiche, appuntamenti ritmici specifici anche con la sezione ritmica, estensione o compressione della forma, e in questo rientra anche il discorso delle battute compresse o estese, in questo caso compresse, quindi manca un quarto, in metri diversi, quindi c'è una battuta in 3/4 in un pezzo che è tutto in 4/4. Penso di essermi ricordato tutto, in ogni caso poi ve le scrivo qui, vi scrivo la lista di tutte le tecniche da poter utilizzare. Bene, spero che questo video sia stato utile, che possiate trovare ispirazione per i vostri arrangiamenti. Sicuramente proseguiremo con altri video di questo tipo, poi se avete delle richieste particolari ovviamente fatemelo sapere e sarò ben contento di fare dei video riguardo alle vostre richieste. Grazie e a presto!